Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili in molte lingue. Puoi attivarli dalle impostazioni del video. E se vuoi seguire il testo, trovi il link al PDF gratuito nella descrizione. Iniziamo. Ciao Liam, come stai oggi? Ciao Mia, sto bene, grazie. E tu? Sto bene. Oggi voglio parlare di qualcosa. Di cosa vuoi parlare? Voglio parlare di fidanzamento, appuntamenti e rottura di un fidanzamento. È un argomento interessante. Penso che sia importante discuterne. Sì, sono d'accordo, ho alcune domande e idee al riguardo. Possiamo scambiarci i pensieri? Certo, Mia. Sono felice di condividere le mie opinioni con te. Ottimo! Iniziamo con gli appuntamenti. Liam, cosa ne pensi degli appuntamenti? Penso che gli appuntamenti siano un modo per due persone conoscersi meglio. È divertente ed emozionante. Sì, credo che gli appuntamenti aiutino le persone a capire se sono compatibili. È come provare un paio di scarpe prima di comprarle. È una buona analogia. Quando esci con qualcuno, passate del tempo insieme e andate a cena e parlate dei vostri interessi. Mi piace. Gli appuntamenti possono essere informali e rilassati. È un momento per godere della compagnia reciproca. Concordo. Alcune persone escono per alcune settimane, altre per mesi. Dipende dalla coppia. Ho avuto alcune esperienze di appuntamenti. È stato divertente, ma a volte anche un po' stressante. Sì, uscire con qualcuno può essere stressante. Potresti preoccuparti se l'altra persona ti piace o se ci sarà un secondo appuntamento. È vero, spesso mi sentivo nervosa prima di un appuntamento, ma ho imparato che è normale sentirsi così. Anch'io mi sono sentito allo stesso modo. Penso che la chiave sia essere se stessi e divertirsi. Sì, essere se stessi è molto importante. Ora, Liam, cosa ne pensi del fidanzamento? Il fidanzamento è un grande passo in una relazione. Significa che due persone pianificano di sposarsi in futuro. Concordo. Quando si è fidanzati si dimostra di amarsi e di voler passare la vita insieme. Il fidanzamento è spesso segnato da un anello. L'uomo dà un anello alla donna come promessa di matrimonio. Esatto, l'anello è un simbolo d'amore e impegno. Ma il fidanzamento è più di un semplice anello, è una promessa. Sì, è una promessa di supportarsi a vicenda e di lavorare insieme come una squadra. Penso che il fidanzamento sia molto importante, è un momento per pianificare un futuro insieme, ma richiede anche impegno e comunicazione. Concordo. Alcune coppie pianificano il matrimonio durante il fidanzamento e parlano dei propri sogni e obiettivi. Ho visto molte coppie felici fidanzarsi, è un momento bellissimo quando decidono di sposarsi. Sì, è un momento speciale. Ora, Mia, puoi dirmi perché alcune persone interrompono un fidanzamento? Sì, purtroppo non tutti i fidanzamenti portano a un matrimonio. A volte le coppie decidono di non essere pronte o di non essere giuste l'una per l'altra. È triste, ma è vero. Rompere un fidanzamento può essere molto difficile. È come mettere fine a un sogno. Concordo. Quando ci si fidanza, si pianifica il futuro. Quando si rompe il fidanzamento, bisogna cambiare quei piani. Ho un amico che ha interrotto il suo fidanzamento. Ha detto che è stato molto doloroso, ma sapeva che era la decisione giusta. Deve essere stato difficile. Penso che le ragioni per interrompere un fidanzamento possano variare.
A volte è a causa della pressione familiare, di problemi finanziari o di differenze personali. Sì, e a volte le persone cambiano. Crescono lontano l'una dall'altra e si rendono conto che i loro obiettivi sono diversi. Credo sia importante essere onesti riguardo ai propri sentimenti. Se non sei felice, è meglio parlarne. Concordo. La comunicazione è fondamentale in ogni relazione. Anche se è difficile, dire la verità può aiutare entrambe le persone a andare avanti. Rompere un fidanzamento non significa che hai fallito, significa che stai scegliendo di seguire il tuo cammino. È un modo molto maturo di vederla. Penso sia importante imparare dall'esperienza e augurarsi il meglio a vicenda. Sì, credo che ogni relazione ci insegni qualcosa. Anche se finisce, cresciamo e apprendiamo. Ho imparato molto dalle mie relazioni passate. Mi hanno aiutato a capire cosa voglio per il futuro. La penso allo stesso modo. Ogni esperienza ci rende più forti e più consapevoli dei nostri bisogni. Liam, cosa pensi sia la cosa più importante in una relazione, che si tratti di appuntamenti, fidanzamento o matrimonio? Penso che la cosa più importante sia la comunicazione. Devi essere in grado di parlare apertamente e onestamente con il tuo partner. Concordo, anche la fiducia e il rispetto sono molto importanti. Senza fiducia, una relazione non può funzionare. Sì, e l'amore è la base. Amare significa prendersi cura l'uno dell'altro e sostenere i sogni reciproci. Credo che una buona relazione sia come una partnership. Entrambe le persone lavorano insieme e si aiutano a crescere. È un modo bellissimo di vederla. Le relazioni richiedono impegno e compromesso, ma possono essere molto gratificanti. Sono felice che possiamo parlare di queste cose. Mi aiuta a riflettere sulle mie esperienze e su cosa voglio per il futuro. Anche a me, Mia. Parlare di relazioni mi fa riflettere sul mio passato e pianificare il mio futuro. Ho una domanda, Liam. Pensi che sia mai troppo presto o troppo tardi per fidanzarsi? Penso che dipenda dalla coppia. Alcune persone si fidanzano molto giovani, altre aspettano molti anni. È vero, ho visto coppie che si fidanzano dopo pochi mesi di appuntamenti e altre che escono per anni prima di fidanzarsi. Sì, ogni relazione è diversa. È importante sapere quando si è pronti. Concordo. Essere pronti per il fidanzamento significa comprendere bene l'altro e condividere obiettivi simili. Credo che l'età non conti tanto quanto la maturità. Puoi essere giovane e molto maturo, oppure più grande e ancora in fase di apprendimento. Penso che la chiave sia comunicare. Se entrambe le persone si sentono pronte e entusiaste per il futuro, allora è un buon momento per fidanzarsi. Sì, e se non sei sicuro, va bene aspettare. Prendersi il proprio tempo può aiutarti a prendere la decisione giusta. Liam, cosa pensi della pressione per fidanzarsi? Penso che ci possa essere molta pressione da parte di familiari e amici. A volte le persone sentono di dover fidanzarsi entro una certa età. È vero, ho sentito i miei amici dire che i loro genitori vogliono che si sposino presto. Sì, le aspettative familiari possono essere stressanti. È importante ricordare che la tua vita è la tua. Concordo. Non dovresti affrettarti a fidanzarti solo perché gli altri lo aspettano. La cosa più importante è che tu e il tuo partner siate felici e pronti. Dovete prendere la decisione per voi stessi, non per qualcun altro. Sì, credo che l'amore e l'impegno debbano provenire dal cuore, non dalla pressione. Ho imparato che va bene dire di no a un fidanzamento se non sei pronto.
È meglio aspettare piuttosto che affrettarsi in una decisione di cui potresti pentirti. Esatto, prendersi il proprio tempo può portare a una relazione più forte in futuro. Liam, hai mai pensato a come dovrebbe essere una rottura sana? Sì, credo che una rottura sana sia quella in cui entrambe le persone sono oneste e rispettose. Non è facile, ma si può fare con gentilezza. Concordo. Quando una coppia decide di interrompere, dovrebbe comunicare chiaramente i propri sentimenti. Sì, e dovrebbero cercare di capire i motivi dell'altro. È importante ascoltare. Penso che una rottura sana possa aiutare entrambe le persone a crescere. È un'opportunità per imparare e andare avanti. È vero, anche se è doloroso, una rottura può portare a nuove opportunità e nuovi inizi. Ho visto alcune rotture essere molto caotiche. Le persone si urlano e si incolpano, e questo non è positivo. No, è molto triste. È meglio separarsi con rispetto. Puoi comunque volerti bene anche se non state insieme. Sì, credo che si possa essere amici dopo una rottura se entrambe le persone sono disposte. È una cosa difficile da fare, ma è possibile. Ci vuole tempo e guarigione. Concordo. Il tempo è molto importante dopo una rottura. Hai bisogno di tempo per elaborare le tue emozioni e guarire. Che consiglio daresti a qualcuno che sta pensando di interrompere un fidanzamento? Gli direi di essere onesto con se stesso e con il proprio partner. È importante conoscere i propri sentimenti. È un buon consiglio. Devi chiederti perché vuoi rompere il fidanzamento. Sì, e dovresti parlare con il tuo partner dei tuoi sentimenti. È meglio avere una conversazione difficile piuttosto che ignorare i problemi. Concordo. La comunicazione è fondamentale. Anche se è difficile, devi dire la verità. Consiglierei anche di prendersi il proprio tempo. Rompere un fidanzamento è una grande decisione e non dovresti affrettarla. È molto vero. Devi riflettere attentamente su cosa vuoi per il tuo futuro. E dovresti cercare supporto da amici e familiari. Può essere utile parlare con qualcuno di cui ti fidi. Sì, avere supporto rende una situazione difficile più facile. Penso sia importante ricordare che rompere un fidanzamento non significa che hai fallito in amore. Significa che stai scegliendo ciò che è meglio per te. Concordo. Ogni relazione ci insegna qualcosa e a volte separarsi fa parte della crescita. Ho imparato molto dalle mie relazioni passate. Mi aiutano a capire cosa voglio e di cosa ho bisogno. È molto vero, ogni esperienza, buona o cattiva, ci rende più forti. Sento che parlare di questi argomenti mi aiuta a pianificare il mio futuro. So che voglio una relazione basata su amore, fiducia e rispetto. Anche io la penso così, Mia. Voglio una relazione in cui entrambe le persone possano crescere e essere felici. Spero che se mai mi troverò di fronte a una decisione difficile, ricorderò di comunicare apertamente e di essere fedele a me stesso. Sì, è molto importante. Dobbiamo sempre cercare di essere onesti, anche quando è difficile. Sono contento che abbiamo avuto questa conversazione oggi. Mi fa riflettere sui miei valori e su cosa voglio nella vita. Anche io sono felice, Liam. Parlare di fidanzamento, appuntamenti e rotture mi aiuta a chiarire i miei pensieri. Pensi che un giorno ti fidanzerai? Sì, lo spero, ma voglio assicurarmi di essere pronta e che il mio partner e io condividiamo gli stessi obiettivi. È un buon piano. Credo che aspettare di essere veramente pronti sia molto saggio. Concordo.
Voglio che il mio futuro fidanzamento sia un passo felice ed emozionante, non una decisione affrettata. Sì, e se quel momento arriva, spero sia pieno di amore e gioia. E se le cose non dovessero andare bene, so che rompere può far parte della vita. Cercherò di affrontarlo con grazia e di imparare dall'esperienza. È un atteggiamento molto maturo, Liam. La vita è piena di cambiamenti e dobbiamo essere pronti ad affrontarli. Sono grato per la nostra amicizia. Mi aiuta a riflettere su queste questioni importanti. La penso allo stesso modo. Parlare con te mi fa sentire più sicura riguardo al mio futuro. Grazie per aver condiviso i tuoi pensieri con me oggi. Grazie a te, Mia. Mi piacciono sempre le nostre conversazioni. Mi aiutano a crescere e imparare. Spero che possiamo parlare ancora di relazioni in futuro. È un argomento sempre attuale. Sì, concordo. C'è sempre di più da imparare su amore, impegno e comunicazione. Non vedo l'ora di avere la nostra prossima conversazione. Anch'io, Liam, continuiamo a condividere le nostre idee e a sostenerci a vicenda. Sì, facciamolo. Sono sicuro che insieme possiamo affrontare qualsiasi sfida e diventare più forti. Credo che ogni esperienza, sia positiva che negativa, ci aiuti a diventare persone migliori. Sono grata per la nostra amicizia e per la possibilità di parlare di questi argomenti importanti. La penso allo stesso modo, Mia. Grazie per essere una buona amica e per ascoltare sempre. Grazie, Liam. Non vedo l'ora di avere molte altre conversazioni come questa. Anch'io, Mia. Continuiamo a imparare e a crescere insieme. Sì, facciamolo. Sono entusiasta del futuro e delle molte esperienze che ci aspettano. Anch'io sono entusiasta. Con buoni amici e comunicazione aperta, possiamo affrontare qualsiasi cosa. Concordo. Ti auguro il meglio per le tue future relazioni, sia negli appuntamenti, nel fidanzamento o se le cose non dovessero andare come sperato. Grazie, Mia. Auguro lo stesso a te. Che possiamo entrambi trovare amore e felicità a modo nostro. Sì, e che possiamo sempre ricordare di essere fedeli a noi stessi. Grazie per questa meravigliosa conversazione, Liam. Grazie, Mia. Mi è piaciuta molto. Sono sicuro che parleremo di nuovo presto di argomenti interessanti. Non vedo l'ora. Buona giornata, Liam. Anche a te, Mia. Abbi cura di te. Arrivederci. Arrivederci, Liam. Fidanzamento. Fidanzamento. Il fidanzamento è un momento speciale. Durante il fidanzamento si conoscono meglio. Il loro fidanzamento è stato annunciato ieri. Appuntamenti. Appuntamenti. Ho molti appuntamenti oggi. Gli appuntamenti sono importanti per il lavoro. Dobbiamo fissare nuovi appuntamenti per la settimana prossima. Rottura. Rottura. La rottura del vetro è stata improvvisa. Dopo la rottura abbiamo dovuto riparare la porta. La rottura della relazione è stata difficile per entrambi. Argomento. Argomento. L'argomento principale è interessante. Posso discutere l'argomento con te. L'argomento del libro è la storia italiana. Esperienze. Esperienze. Ho avuto molte esperienze interessanti. Le esperienze ci insegnano sempre qualcosa. Voglio condividere le mie esperienze con te.
Stressante. Stressante. La vita può essere molto stressante. Un lavoro stressante può influenzare la salute. Cerco di evitare situazioni stressanti. Compagni. Compagni. I miei compagni di classe sono gentili. Ci giochiamo insieme con i compagni. I compagni di viaggio sono divertenti. Analogia. Analogia. L'analogia è importante nella spiegazione dei concetti. Utilizziamo l'analogia per chiarire le idee complesse. Una buona analogia rende la comunicazione più efficace. Promessa. Promessa. La promessa è importante per mantenere la fiducia. Ho fatto una promessa al mio amico. Loro hanno rispettato la promessa fatta. Impegno. Impegno. Devo fare un impegno importante oggi. L'impegno richiede molta energia. Ho preso un impegno per aiutare un amico. Comunicazione. Comunicazione. La comunicazione è fondamentale nel lavoro di squadra. Una buona comunicazione aiuta a risolvere i problemi. Studiamo le tecniche di comunicazione efficace. Compatibilità. Compatibilità. La compatibilità è importante in una relazione. Verifica la compatibilità delle tue applicazioni. La compatibilità tra i vari dispositivi è fondamentale. Opportunità. Opportunità. L'opportunità è arrivata inaspettatamente. Dobbiamo sfruttare questa opportunità. Ogni giorno offre nuove opportunità. Sentimenti. Sentimenti. I sentimenti possono essere complessi. Esprimo i miei sentimenti con sincerità. I sentimenti di gioia sono contagiosi. Rispetto. Rispetto. Il rispetto è importante nelle relazioni. Dobbiamo insegnare ai bambini il rispetto. Il rispetto per gli altri è una virtù fondamentale. Onestà. Onestà. L'onestà è molto importante nella vita. Dobbiamo sempre praticare l'onestà. L'onestà costruisce la fiducia tra le persone. Crescita. Crescita. La crescita è importante per l'economia. La crescita degli alberi avviene in primavera. Dobbiamo favorire la crescita dei giovani talenti. Sogni. Sogni. I sogni possono diventare realtà. I sogni ci aiutano a sperare. Ho molti sogni per il futuro. Obiettivi. Obiettivi. Gli obiettivi sono importanti per il successo. Dobbiamo fissare obiettivi chiari. I miei obiettivi per quest'anno sono ambiziosi. Richiesta. Richiesta. Ho fatto una richiesta per un appuntamento. La tua richiesta è stata ricevuta. Posso aiutarti con la tua richiesta? Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.